Allora, partiamo subito col nostro cotone, io uso questo qua, Iggy di Tessiland, e l'uncinetto numero 2. Facciamo il nostro cappietto e partiamo dal finto cerchio magico, quindi faccio 4 catenelle, aspetta che metto bene a fuoco, ok, quindi 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella che ho fatto, così. A questo punto 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo e dentro questo anellino qua che ho creato con le catenelle entro, mi porto dietro anche il codino di avviamento e faccio una maglia alta. Quindi sono a 2 maglie alte perché le 3 catenelle iniziali mi sostituiscono la prima. In totale dovrò averne 12, quindi continuo finché non ne ho 12. Quindi 3, 4, una volta arrivati a 12 entro nella terza catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro, in questo modo, e faccio una maglia bassissima e chiudo in questo modo il centro del lavoro. A questo punto andiamo a fare di nuovo 3 catenelle, mi sostituiscono la prima maglia alta, sempre nella stessa maglia, carico il filo e faccio un'altra maglia alta, 2 catenelle, carico il filo e sempre dentro lo stesso punto 2 maglie alte, quindi una e 2. Carico il filo, salto un punto di base, in quello successivo entro e rifacciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte dentro allo stesso punto. Catenelle e 2 maglie alte. Carico il filo, salto un punto di base, vado in quello successivo e di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. E proseguo in questo modo per tutto il giro. Alla fine del giro punto nella terza catenella che ho fatto all'inizio per alzare il lavoro e faccio la mia maglia bassissima. A questo punto dovremo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 spazi, quindi 6 gruppi da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. A questo punto facciamo di nuovo 3 catenelle, 2, 3 e alziamo il lavoro. Faccio una maglia alta nella maglia seguente. Ops. In questo modo e vado a fare, carico il filo dentro lo spazietto di 2 catenelle, una maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, carico il filo e sempre dentro questo spazio delle 2 catenelle una maglia alta. Dopodiché una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una maglia alta nella maglia successiva e un'altra maglia alta nella maglia successiva. Quando trovo questo distacco da un blocco e l'altro faccio una catenella di separazione, carico il filo e entro nella maglia successiva e faccio una maglia alta. 1 e 2. Sono arrivata di nuovo all'angolo, quello fatto dalle 2 catenelle, entro una maglia alta, 4 catenelle e una maglia alta, tutte dentro lo stesso spazio. Di nuovo l'ultimo blocco da 2, faccio 2 maglie alte, 1 e 2,
ho finito questo blocco qua, quindi sto iniziando l'altro, faccio una catenella di separazione, carico il filo, prossime 2 maglie alte faccio 2 maglie alte, quindi 1 e 2, sono di nuovo all'angolo, entro nell'angolo, una maglia alta, 4 catenelle e una maglia alta dentro lo stesso spazio. Procedo in questo modo fino alla fine del giro. Quindi 2 maglie alte, una catenella di separazione, 2 maglie alte. Una maglia alta, 4 catenelle e una maglia alta nello stesso spazio. E procedo in questo modo. Arrivata alla fine del giro, di nuovo chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che avevo fatto per alzare il lavoro. Di nuovo dobbiamo avere i nostri 6 angoli. A questo punto, attraverso le maglie bassissime, andiamo a spostarci nel primo angolo. Quindi faccio una maglia bassissima nella maglia successiva, una maglia bassissima in quella successiva ancora, entro nell'angolo e faccio un'altra maglia bassissima. A questo punto siamo posizionati dentro l'angolo, facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte sempre dentro lo stesso angolo. A questo punto faccio una catenella, poi qua troviamo la catenella che abbiamo fatto nel giro precedente tra un blocco e l'altro, quindi entriamo in questo spazio da una catenella e facciamo 3 maglie alte tutte dentro a questo spazio, 2 e 3, una catenella, carico il filo e nell'angolo 2 maglie alte, due catenelle e 2 maglie alte. Una catenella di separazione, carico il filo, di nuovo mi trovo sotto il buchetto di una catenella che ho fatto nel giro precedente, 3 maglie alte dentro a questo spazio da una catenella. Una catenella e di nuovo sono nell'angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Procedo in questo modo per tutto il giro. Arrivati alla fine, come sempre, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per avviare il lavoro. A questo punto faccio una catenella, faccio una maglia bassa nella maglia successiva, una maglia bassa per spostarmi dentro al primo anello e faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un'altra maglia bassa sempre dentro all'anello e proseguo in maglia bassa, quindi sopra ogni maglia alta faccio la mia maglia bassa, 1 e 2. Qua ho la catenella, quindi entro nel buco della catenella e faccio la mia maglia bassa. Ho altre 3 maglie alte, 3 maglie basse. Ops, se non scappa l'uncinetto. 1, 2 e 3. Ho di nuovo una catenella, entro nel buco della catenella e faccio la mia maglia bassa. Ho di nuovo 2 maglie alte, quindi 2 maglie basse.
1 e 2, sono nell'angolo, entro, faccio una maglia bassa nell'angolo, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un'altra maglia bassa nell'angolo e di nuovo riprendo la mia fila di maglie basse. Quindi ho 2 maglie alte, faccio 2 maglie basse corrispondenti, ho lo spazio di una catenella, faccio una maglia bassa dentro lo spazio della catenella, ho 3 maglie alte, faccio 3 maglie basse corrispondenti, ho lo spazio della catenella, entro dentro, faccio il mio spazio della catenella, di nuovo 2 maglie alte, faccio 2 maglie basse, sono di nuovo all'angolo, entro con una maglia bassa all'angolo, faccio 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e faccio una maglia bassa sempre dentro lo stesso angolo e riprendo il mio giro di maglie basse. Procedo in questo modo per tutto il giro. Sono arrivata alla fine dove ho iniziato a fare le mie maglie bassissime per spostarmi, entro nella prima e faccio una maglia bassissima, così. A questo punto di nuovo con le maglie bassissime mi sposto dentro l'angolo, 1, 2, no scusate, torno indietro alla chiusura, richiudiamo con la nostra maglia bassissima. Sì, no, avevo fatto giusto, ho avuto un momento di confusione, quindi faccio le mie maglie bassissime per spostarmi dentro all'angolo, 1, 2 e 3. A questo punto faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 che mi sostituiscono la prima maglia alta. Dentro questo anello da 6 catenelle dovrò andare a fare 6 maglie alte, una catenella di separazione e 6 maglie alte, tutte dentro a questo. Quindi questa è la prima, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella di separazione e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto mi trovo davanti a questo blocco di 2 maglie alte, 3 maglie alte, 2 maglie alte con sopra le mie maglie basse. Praticamente io devo andare direttamente nella maglia bassa corrispondente alla maglia alta centrale di questo gruppo da 3 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, nella quinta maglia bassa entro e faccio una maglia bassa, carico il filo e mi sposto direttamente nell'angolo successivo con la mia maglia alta, in questo modo. Di nuovo 6 maglie alte, una catenella, 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella e 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conto 1, 2, 3, 4, 5,
è corrispondente alla maglia alta centrale del blocco da 3 sottostante, quindi entro e faccio la mia maglia bassa. Carico il filo e mi sposto direttamente nell'angolo successivo con una maglia alta. Procedo in questo modo per tutto il giro. Una volta arrivati alla fine, di nuovo nelle 3 catenelle che ho fatto all'inizio, semplicemente faccio una maglia bassissima, quindi entro e faccio la mia maglia bassissima direttamente dall'ultima maglia bassa che ho fatto. A questo punto posso tagliare il filo e faccio la mia ultima maglia bassa di rifinitura, diciamo di chiusura. Quindi questo qua è il nostro, diciamo, la base da cui partiamo. Ne dobbiamo fare 2, quindi una volta che ne avremo 2, non preoccupatevi se si curvano leggermente, cioè deve essere una curvatura che comunque quando poi lo stendi diventa piatto, quindi una cosa leggera, però che ci sia un minimo di curvatura è necessario per appunto creare un po' di struttura e di spazio dove poi infilare i confetti. Quindi una volta che abbiamo le nostre 2 metà, andiamo ad unirle. Quindi andiamo a prendere il nostro filato di contrasto. Io ho scelto questo fucsia, ma ovviamente potete scegliere il colore che volete. Facciamo il nostro cappietto, così, e andiamo a unire le 2 piastrelle, i 2 fiori. Quindi li attacchiamo, ci attacchiamo in un angolo, entro prima in una metà, poi nella metà corrispondente, infilo il mio cappietto, stringo un po' e faccio passare in questo modo. 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo e in ciascuna maglia fino all'angolo faccio una maglia alta, entrando sempre prima nella prima maglia, poi nella seconda maglia corrispondente dell'altra parte, diciamo, dello specchio, e una maglia alta. Di nuovo carico il filo, entro nella prima maglia davanti, entro nella seconda corrispondente dietro, questa è la situazione, carico il filo, faccio passare, carico, maglia alta e di nuovo fino all'angolo. Poi vi faccio vedere come fare l'angolo e poi il procedimento sarà lo stesso. Quindi procediamo, ci siamo quasi. Ok, sono arrivata all'angolo. A questo punto carico il filo, entro sia nell'angolo davanti che nell'angolo dietro, carico una maglia alta come abbiamo fatto finora, ne faccio un'alta sempre dentro agli stessi buchi, una catenella e altre 2 sempre dentro tutti lo spazio dell'angolo, ovviamente passando sempre da entrambe le parti, quindi deve essere sempre entrando in entrambi i fiori, sia quello davanti che quello dietro. Dopodiché riprendo il mio giro di maglie alte, entrando sempre in quella davanti, sempre in quella di dietro, fino, diciamo, a questo punto qua. Quindi proseguo. Adesso dobbiamo vedere come passare da un petalo all'altro. È molto semplice, niente di particolarmente difficile. Siamo all'ultimo punto del petalo prima del passaggio all'altro petalo. Qua c'è una maglia bassa. Nel nostro caso carichiamo e saltiamo direttamente, quindi entriamo direttamente nella prima maglia del petalo successivo, in questo modo.
e facciamo di nuovo tutto il nostro giro esattamente come abbiamo fatto per il petalo precedente. Potete appunto appaiarli ed entrare così, o se volete essere proprio più precisi, più sicuri di prendere il punto giusto, fare prima uno e poi l'altro. Ovviamente i punti devono essere uguali perché i due fiori sono uguali. Di nuovo angolo, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte dentro lo spazio dell'angolo, della punta del fiore, ovviamente prendendo entrambi i fiori. E poi di nuovo, e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, semplicemente abbiamo l'ultima maglia bassa da saltare, entriamo nella terza catenella che abbiamo fatto all'inizio per alzare il lavoro e possiamo tagliare il filo. A questo punto faccio la mia ultima chiusura di sicurezza, nascondiamo i fili e siamo pronti per inserire i confetti. Allora, io ne ho già fatto entrare uno, è ovviamente un'operazione un po' macchinosa, però alla fine poi entrano, quindi fai partire dalla punta, no, scusate, dall'altra parte forse è meglio, più spazio, ok, e poi lo inserisci nella punta. Non preoccupatevi se si muovono perché adesso poi andiamo a fermarli. Ok? Quindi andiamo a inserire tutti i nostri confetti. A questo punto prendiamo un uncinetto un po' più grande e un passante. Io ho preso questo rosa che è diverso, ma perché avevo in casa solo questo, e vedete praticamente c'è il centro del lavoro, la prima riga, nella seconda riga si creano questi piccoli passanti, ok, che vanno inserendo il nastro a tenere unite le due parti in centro e a non far muovere più il nostro confetto. Durante la lavorazione magari sistematelo un po' perché può essere che prima si sposti un po', prima che sia tutto, diciamo, legato e fermo. Quindi faccio passare avanti e dietro il mio passante, il mio nastrino, rispetto a tutti i nostri appunto passanti. Sistemo un po' i confetti e da sotto facciamo passare. Questa diciamo che è la parte più delicata. Qua vedete si è spostato un po', lo sistemiamo, entro e tiro fuori. Ecco, bisogna stare attenti che se no finisce che mentre tirate una parte, come ho appena fatto io, vi va via l'altra. Quindi tenendo sempre ferma l'altra parte, come io ovviamente non ho fatto. Si prosegue facendo passare, così poi chi avrà la bomboniera toglierà il nastrino e ovviamente i confetti saranno più agevoli da prendere. E proseguiamo in questo modo per tutto il giro. Una volta fatto tutto il giro, stringiamo un pochettino e chiudiamo. Potete o chiudere in questo modo con un nodino
semplice e poi tagliare qua il nastro e fare un fiocchettino centrale, oppure fare il fiocco alto, quindi una volta che chiudete poi fate il vostro fiocchetto alto in questo modo, no? Vabbè, adesso io l'ho fatto un po' così, però può venire alto. Io invece decido di farlo al centro, quindi faccio il mio bel nodo qua, magari nascondo ancora un po' il nastro e poi lo taglio. Tanto vedete, tirando poi diventa quasi impercettibile. Volendo potete fare questo giro di stringere, che serve a stringere con un nastro bianco che si vede meno e poi il fiocco di rifinitura che risalta meglio. Io avevo solo questo in casa, quindi a questo punto entro con il mio uncinetto dal centro, faccio passare il nostro, forse è meglio con un uncinetto un po' più piccolo, entro, ok, faccio passare il nastro, e a questo punto possiamo fare il nostro fiocchetto, quindi prima chiudo una volta, poi o fate il fiocchetto e poi applicate al centro una decorazione, un fiorellino eccetera, oppure appunto io faccio prima il mio, perché se non è un bottone dovrete probabilmente incollarlo in qualche modo. Ecco, lo rifaccio perché si è stortato il fiocco. Ok. Fate il vostro fiocchettino. Dopodiché inserite il bottone in questo modo e fate un altro nodino. Fate passare sotto. Ok. Dopodiché possiamo andare a tagliare le nostre codine. Ed ecco qui la nostra bomboniera. Ovviamente qua i colori dovrebbero essere più armoniosi, ad esempio o fate il bordo rosa chiaro o usate un nastro più scuro, insomma io appunto l'ho fatta, anche se anche così ha il suo carattere originale. Poi potete qua mettere un fiorellino tipo in perla oppure una rosellina di quelle appunto rosa in stoffa, potete mettere un po' quello che volete. Io ho usato quello che avevo in casa. Come sempre spero che vi sia piaciuto questo nuovo progetto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, un commento, di condividere il video e per chi vuole c'è anche la possibilità di abbonarsi. Come sempre grazie e ciao!